Ciao a tutti ragazzi, bentornati su PepperH Collectibles per un nuovo video unboxing. Oggi per me è un unboxing veramente particolare, sono sempre molto felice di unboxare Rocket Toys, lo sapete tutti ormai chi mi segue da un po' di tempo, perché sono innamorato di questa azienda che secondo me lavora al top, almeno per quanto riguarda la riproduzione di personaggi di anime, e sono stra innamorato di Naruto. Quindi oggi andremo a vedere uno dei pezzi di Rocket Toys, l'abbiamo già visti tutti sul canale, li potete recuperare tranquillamente nella playlist dedicata a Rocket Toys. Abbiamo già visto Madara, Itachi, Kakashi, Kisame, Hinata, Deidara, abbiamo visto praticamente tutti i pezzi di Naruto usciti finora e questo è il penultimo dell'ultima wave che è stata rilasciata da Rocket Toys. Sto parlando ovviamente di Tsunade, un personaggio meraviglioso sia nell'anime che come riproduzione in 1-6, almeno spero che Rocket Toys questa volta non si sia rovinata proprio con un personaggio del genere. Quindi ragazzi, adesso lo andiamo a vedere insieme e vi ricordo come sempre che l'ho acquistata su ilcolossoinebd.com, di cui potete trovare il link qui sotto nei commenti. Ragazzi, mi raccomando, andate sul sito, date un'occhiata e andate a dare fiducia a questo ragazzo che è davvero molto serio e lavora veramente da Dio. Detto questo ragazzi, bando alle ciance, adesso mettiamo tutto da parte e andiamo a vederci subito, immediatamente, questa Tsunade di Rocket Toys. E partiamo come sempre dagli accessori, aspetto per il quale Rocket Toys di solito non delude mai, offrendo sempre una vasta gamma di accessori e tutti di ottima qualità. Vediamo se è anche questo il caso. Cominciamo dalla solita basetta di forma circolare con uno sfondo rosso sfumato di nero ed il kanji caratteristico del personaggio, in questo caso Kake, se non mi sbaglio, che significa scommettitore o scommessa, che è uno dei tratti distintivi di Tsunade appunto, e questo kanji lo ritroviamo anche sulla parte posteriore dell'Aori del personaggio stesso. Nella parte frontale abbiamo la solita targhetta espositiva cromata con la scritta Tsunade e il simbolo del villaggio di appartenenza, in questo caso il villaggio di Konoha, ovvero il villaggio della foglia. Abbiamo poi due braccia aggiuntive, ve ne mostro soltanto una. Queste sono quelle in silicone, come vedete, senza soluzione di continuità, con endoscheletro in metallo. Il colore è davvero molto chiaro, è un rosa veramente molto pallido, simil latte, ecco, per intenderci. Non ci sono sfumature di nessun tipo, se non veramente leggerissime qui sulla spalla e sui muscoli, giusto per dare un pochino di profondità. Sono molto morbide, come vedete, e soprattutto sono una calamita per polvere, peletti e residui vari, quindi fate massima attenzione nel maneggiare queste braccia, che possono essere facilmente sostituite a quelle che sono invece in plastica, poi lo vedremo, con un semplicissimo peg. Ho anche già provato, ragazzi, davvero molto semplice l'applicazione di queste braccia aggiuntive. Poi abbiamo uno dei due compagni di viaggio di Tsunade, abbiamo Tom Tom, riprodotto perfettamente, ragazzi, davvero bellissima, sia la scultura che la verniciatura. C'è qualche sfumatura di rosa, è praticamente una statua, non è articolata. C'è la codina che è in plastica flessibile invece, per dargli una caratteristica in più, e soprattutto la peculiarità è quella dei vestiti in tessuto. Abbiamo il gilet rosso in tessuto e anche la fascia sulla pancia. Poi c'è la collana di perle che è mobile ovviamente, ma nulla di particolare, giusto una chicca. Molto bello questo Tom Tom. Così come lo è anche Katsuyu, la caratteristica lumaca che aiuta anche in combattimento la buona vecchia Tsunade. Anche questa è riprodotta molto fedelmente con la classica colorazione bianca alternata al blu. Non ci sono sfumature e può essere applicata alla nostra Tsunade tramite l'uso di magneti che sono molto forti. Basterà applicare questo magnete sotto il vestito, sotto l'Aori di Tsunade, e poi andarla a mettere sopra, generalmente sopra la spalla. Poi abbiamo il cappello da Hokage, anche questo niente male, sia come scultura che come verniciatura. È costituito comunque dalla parte sottostante, quella che va messa sulla testa, per intenderci, che è completamente cablata.
davvero un'ottima riproduzione anche del cappello. Abbiamo poi 4 stili differenti per la coda di cavallo, in realtà sono 2 e 2, quindi per 2 stili, questo con i capelli più movimentati, diciamo, questi più rilassati, più fermi. Anche qui molto buono il dettaglio, la colorazione ha anche qualche sfumatura di un giallo un po' più chiaro e altre di un giallo un po' più scuro tendente all'arancione, e molto buono il dettaglio delle varie ciocche singole. Possono essere applicati semplicemente in questo modo tramite peg, niente di eccezionale. Poi abbiamo le carte da poker, che sono molto ben verniciate, molto ben riprodotte, ma secondo me su una scala un po' troppo grande. Sono davvero grosse per essere delle carte da poker, guardate la differenza con la mano, sono delle carte gigantesche. Non so perché abbiano optato per una scelta del genere, probabilmente si trovavano meglio per quanto riguarda i dettagli della verniciatura, ma comunque restano delle carte effettivamente troppo grandi. Abbiamo poi la bottiglia di sake con il kanji, appunto, sake, anche questa riprodotta molto fedelmente, buona la colorazione, anche in questo caso sfumata, non è un dettaglio di poco conto anche su un accessorio, diciamo, relativamente utile. E abbiamo il cordino che è in plastica flessibile, anche qui massima attenzione, può essere allungato o diciamo accorciato appunto tramite il foro che è presente sul tappo, nulla di particolare anche in questo caso, accompagnato dalla anfora, non so come chiamarla, con questo pezzo aggiuntivo che può essere applicato o meno per andare a simulare addirittura il sake che viene versato, comunque il liquido al suo interno che viene versato nelle tazzine, che sono 2. Anche qui dettagli incredibili per questa doll. Abbiamo per finire i 2 volti aggiuntivi, che quindi sono in totale 3, incluso quello di default. Sono bellissimi, poi li vedremo meglio nella prossima sezione quando andremo a vedere la doll. Questa con i capelli più mossi dal vento, insomma più adatti a pose d'azione, con il volto urlante di Tsunade. Anche qui c'è la possibilità di ruotare gli occhi ovviamente, e questo invece con il Byakugo attivato, anche qui per pose magari un pochino più movimentate, più da combattimento. Poi ci sono tantissime mani, sono quelle rilassate di default montate su Tsunade, e poi tante altre mani, queste sono le destre, queste le sinistre, le troviamo sia appaiate, diciamo, come i pugni chiusi, quelle per prendere i vari oggetti di cui abbiamo parlato finora, sia quelle per le tecniche, e poi delle mani esclusive come questa per la mano sinistra o questa invece per la destra. Molto ben fatte, buona la fattura anche dello smalto, che è soltanto verniciato. Stavo cercando di vedere se ci fosse una sorta di scultura per le unghie, ma non c'è davvero. Tutto secondo me eccezionale, a parte qualcosina come le carte, si poteva fare qualcosina meglio, però per adesso non ho assolutamente nulla da lamentare a Rocket Toys. Adesso andiamo a vedere Tsunade. Ed ecco a voi finalmente la meravigliosa Tsunade. Scusate, problema di inquadrature, scusate la regia. Dicevo, ecco a voi la meravigliosa Tsunade. Davvero incredibile il lavoro svolto da Rocket Toys per questa doll. Ha sicuramente fatto tesoro dell'esperienza maturata con gli altri personaggi, e qui abbiamo sicuramente la Tsunade definitiva, almeno al momento, per questa scala. Somiglianza con il personaggio, o likeness come dicono quelli bravi, che direi esserci, davvero perfetta, sfumature del colore della pelle che vanno dal bianco al rosa chiaro, al rosa un po' più scuro per zone come ad esempio le guance o sulla fronte, cosa che non credo voi purtroppo riuscirete a cogliere nel video, però vi assicuro che ci sono. L'espressione è quella di Tsunade, quella un pochino corrucciata sulle sopracciglia, e un leggerissimo sorriso che la caratterizzano. I capelli li abbiamo già visti in parte nella precedente sezione, sono scolpiti abbastanza bene, con la parte centrale di un arancione, di un giallo molto più acceso rispetto al resto.
abbiamo visto come ci siano anche altri head sculpt, questo meraviglioso per le pose più dinamiche con la bocca aperta, anche questa realizzata benissimo, e quella con il Byakugo invece attivato. Anche qui assolutamente nulla da dire, ovviamente c'è la possibilità, c'è il pers, quindi la possibilità di ruotare gli occhi a nostro piacimento per aggiungere ancora più espressività, e per quanto riguarda le articolazioni, ragazzi, una testa altamente articolata. Da notare che non ci sono delle articolazioni in vista, il che rende il tutto ancora più piacevole esteticamente parlando. Per quanto riguarda, lo so che siete tutti dei maiali schifosi e sapete, cioè so già che cosa mi starete chiedendo e che cosa state aspettando, ma lo farò alla fine del video, ragazzi, no, sto scherzando. Per quanto riguarda la parte più interessante, chiamiamola così, adesso non posso farlo, ma vi assicuro che è ricoperto di un leggero strato di silicone, c'è un'anima in plastica più dura, quindi non pensate di avere a che fare con roba iperrealistica, ma è comunque morbido, così come tutta questa parte che è ricoperta comunque di un leggero strato appunto di silicone. Poi andiamo adesso a togliere l'Aori, che tra l'altro è realizzato benissimo, qui c'è sempre il solito kanji Kake, vi ricordo che significa scommettitore, scommessa, scommettitrice, quello che è. Andiamo a toglierlo per scoprire le braccia che sono appunto scolpite. Abbiamo già visto nella sezione accessori la possibilità di intercambiarle molto facilmente, basta staccarle in questo modo, ragazzi, con quelle in silicone, cosa che ovviamente vi consiglio qualora decidiate di esporla senza il suo Aori verde. Perché? Perché queste braccia sono bruttine da vedere ovviamente, ma non lo posso considerare un difetto proprio perché sono fatte apposta per favorire il posing con l'Aori, altrimenti mettete le braccia in silicone facendo massima attenzione a quel tipo di materiale. Bruttine appunto per le articolazioni in vista, tra l'altro pessime, guardate che roba questa dei gomiti, però vabbè, diciamo che appunto, ripeto, non è un problema. Poi, per quanto riguarda comunque la colorazione, rimaniamo abbastanza coerenti con quella del resto del corpo e anche del viso, così come con le braccia in silicone. Poi abbiamo il resto del vestiario che è comunque cablato, anche questa roba non è da sottovalutare, ragazzi. E poi andando verso il basso abbiamo soliti pantaloni visti e rivisti con articolazioni anche sulle caviglie che sono un pochino bruttine da vedere, se devo dire la verità, però capisco che non avrebbero potuto fare altrimenti, perché anche alzando leggermente la scarpa più in su non avrebbero potuto poi permettere questo tipo di inclinazione del piede o la completa mobilità che comunque in personaggi del calibro di Tsunade è importante per le pose più dinamiche. Che dire poi? Articolazioni, c'è questa del busto, qui adesso anche in questo caso starete fantasticando parecchio, ma mi fermo qui. C'è la possibilità comunque di aprire anche le gambe di parecchio, spostarle indietro, un po' limitata quella indietro, in avanti, insomma un body di tutto rispetto come ci si aspetta appunto per un personaggio del genere. Assolutamente nulla da dire, non mi viene da muovere alcuna critica al momento, vedremo se poi in fase di posing, ragazzi, ci saranno problemi. Inutile parlare di ulteriori dettagli, magari lo facciamo nella prossima sezione, che è quella della conclusione con il verdetto finale, perché appunto c'è veramente poco di cui parlare in questo caso. Ci vediamo fra un secondo, faccio qualche posa, ragazzi, e poi vi dico che cosa penso di questa Tsunade. Ed eccomi di nuovo qui, ragazzi. Per voi sarà passato veramente un secondo, ma vi assicuro che per me è passata un'eternità. Mi sono divertito un sacco nel posare questa Tsunade, come al solito Rocket Toys non ha deluso le mie aspettative. E sapete che io sono di parte, ve l'ho detto anche nell'introduzione del video, ve lo dico sempre ogni volta che si parla di Rocket Toys, ma unisce due delle mie più grandi passioni e quindi in quel momento rimango cieco davanti a qualsiasi cosa. Quindi magari se avete notato qualche difetto, ragazzi, o perché avete la vostra copia o perché l'avete notata anche in video, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, perché io sono troppo innamorato di questa roba e quindi mi viene veramente difficile essere oggettivo in questo caso.
Che dire, avete visto che questo è stato un video un pochino più rilassato, un pochino più così, come piace fare a me, perché purtroppo vedo che queste Rocket Toys non suscitano un grandissimo interesse nei vostri confronti, ma sono comunque molto felice di potervele portare anche per farle scoprire a qualcuno, perché non tutti sono a conoscenza dell'esistenza di questo brand e di queste 1-6 dedicato al meraviglioso anime e manga che è Naruto, di cui sono innamorato. Che dire, adesso parliamo di Tsunade. Per me viene promossa a pieni voti, come avevo promosso anche le ultime creazioni di Rocket Toys, tra cui anche Hinata. Poi le doll femminili, ragazzi, se avete avuto modo appunto di averne qualcuna in collezione, secondo me hanno sempre una marcia in più, perché hanno dei body sistemati meglio, hanno un equilibrio maggiore, forse essendo un po' più piccoline, un po' più bassine rispetto alla media, sono di solito meglio equilibrate, stanno meglio in piedi, hanno un equilibrio differente e si nota. Questa Tsunade è straricca di accessori, tutti di ottima qualità, non ho avuto alcun problema nel posing, le articolazioni, anche le mani si staccano facilmente. Il problema delle caviglie che affligge Rocket Toys ormai da un bel po' di tempo, anzi nelle prime doll, in realtà poi già da Deidara, Kisame, così e così, ma da Deidara in poi hanno anche risolto quel problema lì. Nessun problema anche per quanto riguarda Tsunade, mi sono divertito a posarla, facile la sostituzione delle braccia, attenzione, massima attenzione al silicone che non è forse della miglior qualità possibile, per intenderci non è un silicone medico al pari sicuramente a quello di Inart o forse anche di Hot Toys del Wolverine, insomma non è sicuramente un silicone al platino, ok? Quindi massima attenzione nella conservazione delle braccia in silicone e di tutto il resto. Per il resto, bellissima doll, super soddisfatto, super contento di averla aggiunta alla mia collezione e mi fa rosicare ancora di più che devo aspettare per avere i prossimi pezzi di Rocket Toys. Ma ce n'è ancora un altro per finire la wave, è ormai iniziata nel lontano 2023, che è Sasori, sempre della Katsuki, che spero mi arrivi il prima possibile, credo che siamo proprio agli sgoccioli, sta per entrare in casa Peppe Varca e quindi vedrete ancora un'altra Rocket Toys se vorrete. E niente, fatemi sapere che cosa ne pensate, ragazzi, e poi se volete foto in privato di Tsunade mi scrivete nei commenti e ve le mando senza problemi. Detto questo, io vi ricordo che l'ho acquistata sul colossodinerd.com come al solito, dove sono preordinabili tra l'altro anche la nuova wave con Naruto, con Pain, con Minato, un sacco di bella roba, quindi se volete andate su colossodinerd.com e date un'occhiata a questi nuovi preordini. Io ovviamente ho preso tutto, no, 4 su 6 ne ho prese, e quindi niente, fatemi sapere ragazzi, ci sentiamo qui sotto, ci vediamo alla prossima, ciao, a presto!